Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele con l'uscita numero 6, la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch in scala 1 a 8, praticamente quasi tutta in metallo, edizione Hachette. Ultimo video di questa giornata, questo è il quarto ragazzi, sono leggermente cotto, esaurito di testa. Allora ragazzi, prima di procedere al montaggio, all'apertura e al montaggio dell'uscita numero 6, se qualcuno desidera, non so, seguire qualche mio piccolo consiglio, tra virgolette, ripeto sempre, sono cose che non sono indispensabili da fare, possono alcune di queste però evitare che voi possiate avere delle rotture, quali viti o pezzi di plastica. Tutto qua ragazzi, quindi se avete piacere munitevi di un po' di grasso o olio che useremo esclusivamente dove le viti andranno avvitate solo sul metallo, non sulla plastica. Il cacciavite a croce chiaramente, ma ve l'ho soltanto evidenziato perché potrebbe servirvi, ecco perché ve lo dico, anche quello con una punta un po' più piccola, perché vedo delle viti piccole, però può darsi che si riescono ad avvitare anche molto bene con queste. Perfetto, allora andiamo subito nella pagina del contenuto di questa uscita numero 6 e ci dice montaggio del telaio anteriore parte seconda. In questo numero continueremo il montaggio del telaio anteriore focalizzandoci sul longherone destro e sul sistema delle sospensioni. Andiamo subito ad aprire. Pesantissimo anche questo. Sono sempre più contento, anche se siamo solo all'uscita 6, però da quello che vedo sono veramente contento di aver scelto di fare questo modello. Guardate che meraviglia. Metallo chiaramente come quello che avete visto prima, che è speculare. Quindi abbiamo longherone anteriore destro, poi braccio inferiore della sospensione, anche questo è in metallo, la molla, che però questa dovremo metterla da parte perché ci servirà poi. Sono un po' stanco ragazzi, non so nemmeno, sembra una mitraglia. Comunque volevo dire, se ce la faccio, che questa molla ci servirà nei montaggi successivi, quindi la metteremo poi da parte, ok? Poi abbiamo il tirante destro, vi ricordate prima abbiamo messo nel numero precedente quello contrassegnato con la lettera L e questo è contrassegnato con la lettera R. Non si vede, ma qui c'è la lettera R, destro. Poi abbiamo infine, prima delle viti, l'ammortizzatore, sempre in metallo, e poi due serie di viti. Tutte e due sono da avvitare esclusivamente nel metallo, vedete, scritte nero, colore nero, AM e DM. Allora, andiamo subito a vedere la prima cosa. Qui ci dice, chissà se ce la faccio a velocizzare un po' i tempi qua, che dite voi ragazzi, se mi conoscete un po', no? No, vabbè ragazzi, dai, non vi arrabbiate, Io sono fatto così, nel senso che cerco di spiegare quello che posso e come posso. Poi speriamo che col tempo sicuramente sarò più sintetico, Speriamo. Allora ragazzi, voi intanto pensate ad iscrivervi se volete. Se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati sul mio nuovo video. Datela un'occhiata alla playlist ragazzi, magari vi interessa qualcosa. Allora, andiamo subito a prendere questo pezzo che ci dice in figura appunto il longherone anteriore destro, ci dice di metterlo così, ci dice appunto recuperiamo il telaio anteriore che abbiamo assemblato nel numero precedente, quindi ecco qua
il telaio anteriore che abbiamo assemblato nel numero precedente. Poi inquadro meglio, ragazzi, abbiate pazienza, adesso leggo un attimo, poi vi faccio vedere tutto. E poniamolo sul piano di lavoro orientandolo così come mostrato nell'immagine. Come vi dico sempre, mi raccomando, lo consigliano anche loro e fanno bene, voi mettete sempre i pezzi mostrati come nelle immagini, così è più difficile, se mai vi doveste sbagliarvi, ok? Poi, assicurandoci che il lato concavo del longarone o concavo, sia rivolto verso l'alto. Questo è il lato concavo scavato ed è rivolto verso l'alto, quindi non così, ma ripeto, basta guardare la figura. Qua ci dicono tutte, fanno bene. Poi allineiamo i fori piccoli posti subito a fianco del grande foro centrale. I fori piccoli sono questi qua, 1 e 2, vedete? 1 e 2. Poi aspetta che mi sono perso, ok, con gli equivalenti fori presenti nella parte terminale della traversa centrale, che è questa, la traversa centrale, come abbiamo fatto prima nel numero precedente. Questo quindi va messo poi così, vedete? Ok? Per fissare tutto questo ci vanno 3 viti DM, ok? 3 viti DM. Aspettate un attimo che giro pagina per vedere che non vi do una falsa informazione, perché qui ci va DM, vediamo invece, ma dovrebbe essere DM anche dietro, abbiate pazienza. Sì, perfetto, DM anche dietro. 1, 2, 3, perfetto. Ho voluto semplicemente accertarmene, perché così adesso io andrò a passarmi, mettetelo sempre come in figura, vedete? 1 e 2. Andrò a passarmi con il grasso la vite di M 1, 2 e 3. Ok ragazzi, ne passo una, poi metto in pausa perché farò la stessa cosa con gli altri fori. Quindi mi vado a creare il filetto con la vite DM. Metto in pausa così cerco di fare il filmato un po' più corto. Allora, perfetto, bagno la punta della mia bella vite DM. Con questa vite, una volta bagnata, farò tutti e 3 i filetti, 1, 2 e 3, quindi 1 senza ribagnare un'altra volta, perché rimane il grasso nel filetto. Sono abbastanza dure queste viti da avvitare ed è giusto che sia così, quindi farvi il filetto, crearvi il filetto, ragazzi, non è tutt'altro che una cattiva idea, è molto 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 consigliato. Ok, non arrivate fino in fondo, fermatevi prima. Adesso faccio la stessa cosa con questa e faccio la stessa cosa con questo foro qua, vedete, questo nella scanalatura qui. Ok ragazzi, questo qua. Ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi. A questo punto io mi sono creato il filetto 1, 2 e 3. Ok? Questo qua. 1, 2 e 3, dove andremo poi a fissare il longarone e il resto del nostro qui sistema di telaio e ammortizzatori con le viti, con 3 viti DM. Quindi semplicemente andiamo a posizionare questo sopra così, facciamo entrare all'interno della scanalatura questo, ecco qui. Quando è che vi accorgete che è tutto inserito? Beh, basta guardare qui. Non c'è spazio, vedete? Qui non c'è spazio, quindi è in battuta perfetta. Andiamo a mettere la nostra bella vite DM. Guardate come gira il cacciavite, guardate. Guardate che meraviglia. Andiamo a prenderne altre 2. Una e 2.
senza stringere tutto subito. Arrivate in fondo, se avete passato le viti e vi siete creati il filetto, perché diversamente è duro. Ok, allora, adesso stringiamo bene tutte e tre le viti DM. Ecco qua ragazzi, perfetto, siamo arrivati qua, giriamo la nostra bella pagina, opla là là, che pezzo che è grande ragazzi, ma quanto è grande sto pezzo, qui semplicemente ci fa mettere la vite DM che abbiamo messo, che è questa qui, l'abbiamo messa, poi ci dice posizioniamo l'estremità forata dell'ammortizzatore contro la linguetta forata presente al centro del braccio. Così. Allora, come vi ho fatto già vedere nell'uscita precedente, abbiamo questa che non è ovviamente, chissà se riesco a mettere a fuoco l'immagine, cavolo, vedete? Che è verso sinistra. Quindi noi andiamo a posizionare così. Qui si vede bene, ragazzi, in questa foto. Aspettate un attimo, perché io ve lo spiego anche, però ho paura di fare più pasticci che altro. Comunque in questa foto si vede che la vite, guardate, va, vi faccio così perché è meglio, è meglio. Prendo la vite AM, oh là, mamma mia, ragazzi. Ma sì, dai, che dobbiamo fare? Se non è così, Michele. Guardate ragazzi, allora, la vite andiamo a metterla dove abbiamo meno spazio, vedete, qua abbiamo è scavata di più e qua è scavato di meno. Ecco, la vite noi la mettiamo di qua, così. La vite è la AM e andiamo a stringerla, basta metterlo come in figura, così, in questa posizione. Vedete? Andiamo a metterla così e non ci sbagliamo, perché sembrano uguali, ma non sono uguali. Ok? Allora, io sono sempre senza occhiali, come prima, che li ho lasciati da un'altra parte, non in questa casa, e da vicino, ragazzi, vedo poco. Andiamo a stringere la vite AM. Quanto la stringiamo? Beh, certamente non deve ballare questo, quindi la stringiamo ancora. Ecco, quando vediamo che è troppo duro così non va bene, così è anche troppo molle, così va benissimo, perché qui deve solo poi fare questo piccolo lavoro qua con la molla, questa, quindi capite che questo lo fa tranquillamente, non ci sono problemi. Questo è stato fatto. A questo punto, sempre montato come in figura, quindi lo giriamo così, ci dice, allora, orientiamo quindi il pezzo in modo che i tre fori della sua parte più larga, quindi i tre fori sono questi, 1, 2, 3, si trovino alla nostra destra. Infatti, applichiamo quindi il tirante destro è questo, quindi lo giriamo come in figura, non vi potete sbagliare. Comunque la lettera deve scomparire, quindi deve andare chiusa dalla vite, non deve essere da questa parte, non la dovete più vedere una volta che mettete così. Ma ripeto ragazzi, cioè, spiegato meglio di così. Allora, quindi andiamo, scusate perché io parlo, leggo, penso, perfetto, quindi ci dice, andiamo a mettere una vite AM, prendiamo la vite AM, ok, mettiamo un po' di grasso e andremo ad avvitarla, guardate qui, non nel primo foro ovviamente che è l'ammortizzatore, non nel secondo che è subito dopo, ma nel terzo. Praticamente i primi due fori passano passanti, l'altro vedete che è chiuso. Ecco, deve essere messo sul terzo foro. Quindi andiamo a prendere del grasso, andiamo a mettere
la nostra bella vite AM nel grasso e andiamo a crearci il filetto nel foro chiuso, l'unico che non è passante, come abbiamo fatto prima. Andiamo ad avvitarla e ci creiamo il filetto. Questo è molto importante soprattutto perché c'è la battuta della plastica sotto del tirante. Se non fate questo e non vi sapete regolare quando andate a stringere, rischiate di poter spezzare, potrebbe accadere la plastica qua con la vite. Così è impossibile, perché nel momento in cui avete creato il filetto, la vite scorre così bene, la pulisco un po' dal grasso, scorre così bene, scusate ragazzi, sto pulendo la vite, ecco qua, dal grasso. Dicevo che scorrerà così bene, non so se si vede il filetto, io lo vedo bello. Guardate un po', qua Si vede? Forse si vedete quello lucido? Non è il foro passante, è il filetto, perfetto. Quindi dicevo, scorrerà così bene che appena sentirete il duro, è perché siete arrivati alla fine. Guardate, metto la vite, la lettera R sotto, non è sopra. E andiamo a posizionare semplicemente, come ci dice in figura, la nostra bella barra. Ok? Ok, vedete? Basta così. La faccio appena ancora un po'. Non stringetela troppo, ragazzi, non stringetela, tanto questa sta ferma, poi non si muove, non stringetela, vi do un consiglio, non stringetela troppo. Siamo arrivati qui. A questo punto ci dice, recupera, e ve lo voglio solo far vedere un po' dall'alto perché con questa immagine sempre che va fuori fuoco che fa schifo. Guardate che mastodontico questo pezzo. Poi ovviamente andiamo a pesare anche questo, così vediamo quanto ci dice. Poi ci andrà quest'altro pezzo qua, anche di qua, che ci manca. Tutto questo che abbiamo qua lo monteremo da questa parte, e chiaramente l'altro asse delle ruote, l'altro lato delle ruote. Quindi adesso occupiamoci di questo qua. Guardiamo sempre la figura, questa in questo caso la 8, la figura numero 8, questa è la figura numero 8, anzi prima la 7, qua nella 8 ci dice che viti bisogna mettere, in questo caso le DM, e qui ci dice cosa fare. Quindi ci dice posiziona il pezzo in questa maniera, eccolo qua. Come vi dico sempre, attenzione ragazzi, mettete sempre il pezzo come in figura perché è più facile che non vi sbagliate, se mai doveste sbagliarvi. Questo pezzo qui ci dice di metterlo, a parte che basta guardare quello di qua, non ci vuole molto, ci dice di metterlo così, vedete, questo poi andrà messo così. Quindi prima di però fare questo, cosa fa Michele? Ci dice nell'altro disegno che ci vanno 2 viti DM da poi mettere all'interno per bloccare, una di qua e una di qua. Quindi io prendo le mie 2 viti DM, eccole qui, e me le passo con il grasso, perché vanno avvitate sul metallo, per lo stesso discorso che vi ho già detto tante altre volte dovrò dirvi, perché ragazzi, meno male, non è che c'ho sempre solo le solite persone che mi guardano, che mi fate piacere, ma immaginatevi, se non si iscrive più nessuno, questo gruppo muore. E poi Michele non vi vuole più bene. E quindi è ovvio che chi mi vede per la prima volta, speriamo tanti, non sanno come magari io lavoro, ecco. Allora, vedete? Io mi faccio il filetto di qua, mi avvito la mia vite DM, fate sempre attenzione, non dimenticate che questo è di plastica. Questo sistema secondo me è eccezionale, passarvi i filetti prima. E scusatemi, l'ho già detto, lo so, ve lo ridico, non usate grassi su plastiche, non le usate ragazzi, anche se vi dicono ma è per la plastica, non lo usate su queste plastiche qui, perché non sono plastiche teflonate. Cioè le teflonate sono quelle che più di tanto non assorbono, anzi non assorbono nulla, quindi l'olio vi fa da lubrificante ma non viene assorbito dalla plastica. Queste plastiche non sono teflonate, per cui l'olio che mettete viene assorbito. Attenzione perché lo spostiamo un po' di qua,
così se mi scappa il cacciavite non batto contro questo e rischio di romperlo, perché questo è l'unico pezzo di plastica. Vedete, io vi spiego una cosa e poi ne penso un'altra. E vi dicevo appunto che la plastica assorbe il lubrificante, si idrata, aumenta di volume e si spezza perché all'interno c'è la vite che spinge. Quindi la vite non cede di sicuro. E cosa cede? La plastica. Ok ragazzi? Mi raccomando. Allora, a questo punto, guardate semplicemente cosa si fa. Si prende questo. Allora, il braccio inferiore della sospensione alla traversa centrale del motore. Quindi, uno qui. Questo lo facciamo entrare qui, ma anche se non entra non importa perché si può fare entrare anche dopo. Ok? E lo mettiamo così. Andiamo a mettere 2 viti di M. Ok, lasciatelo pure fuori questo ragazzi, non importa che lo facciate entrare in questo foro qua, tanto non c'è la molla, nel senso che non possiamo mettere la molla perché ci dicono di non metterla ancora. Perché? Perché manca tutto il sistema qua, vedete? Manca poi il sistema qua dei freni e tutto, quindi la molla non dovete metterla. Quindi andiamo a mettere questo all'interno. Guardate solo che passi, non so se riesco a inquadrare tutto. Guardate, sto mettendo questo, vedete? Lo mettiamo qua. Prendo una vite di M, la metto in linea. Prima di fare questo, inserisco questo di plastica all'interno del foro. Ok. Poi cerco la vite, il foro, chiedo scusa, e metto la vite di M. Oh, mamma mia, che tribolazione, ragazzi. Poi giro dall'altra parte con il giravite che vado meglio. Da qua. Ok. Montiamone una. Mettiamo anche l'altra di M. Ecco qui, ragazzi. Meno male che sta finendo questo video. E che per oggi basta, Basta oggi, ragazzi, ho dato, basta. Adesso dovete dare voi con le iscrizioni. Ragazzi, grazie. Grazie, come ho detto anche nell'altro video, vi ringrazio perché sono arrivato a oltre 700 iscritti e oltre 80.000 visualizzazioni totali. Grazie con tutto il cuore, davvero. C'è un po' da evitare, vedete? Se fate il filetto come ho fatto io, vi aiuta, Ok. Perfetto. Non tiratelo troppo duro, nel senso che vedete qua va già bene, ma io lo allento appena così. Non deve ballare, però deve essere libero, perfetto, così va bene. Faccio la stessa cosa di qua adesso e blocco l'ultima vite qui. Vedete come gira bene perché l'ho filettata? Provate voi a non filettarla, come fate a passare col cacciavite qua sotto? Sapete che fatica, rischiate anche di metterla un po' storta. Ecco qua. Direi che va. L'allento appena. Ecco, voi arrivate alla fine, in battuta. Quando sentite che è troppo duro, prima lavorate con queste, la regolate. Così sapete che è solo questa su cui dovete agire. Non montate prima tutte e due, perché magari poi questa stringe di più, questa stringe di meno, non sapete quando allentare, ok? Spero di essere stato chiaro. Così va benissimo. Perfetto. E non alzate troppo questo. L'importante è, ecco, che fate questo lavoro qui, perché poi rischiate di rompere questo pezzo qui. Aspettate che voglio vedere se posso darvi un consiglio. Sì, ve lo do, ragazzi, ve lo do. Sfilatelo questo. Anche se le istruzioni ci dicono di non farlo, sfilatelo. Sapete perché? Guardate cosa succede. Se io metto all'interno questo, quando poi dovrò andare a salire la molla, guardate questa barra qua in plastica come si piega, Guardate. Vedete che si piega? Rischia di spezzarsi, guardate. E ancora devo piegarla, perché se non tiro fuori questo non posso far entrare la molla. Quindi levate questo. Così, vedete? Così lo alzate quanto volete questo. Mettete la molla dentro, lo girate, inserite la molla e mettete questo qua. Lo fate flettere appena e lo mettete dentro, avete visto? E poi questa vite
questa vite, io la metto, la metto adesso, che è la vite che devo andare a mettere, è la vite, aspettate che ve lo dico, è quella per la plastica, quindi, ah no, ecco, vedete? Non ce la fanno mettere, bravi! Non ce la fanno mettere, proprio per quel motivo lì. Non ce la fanno mettere, perché questa vite qui è quella che abbiamo messo per la plastica di qua, vedete, per questa è plastica. Qua infatti non ce la fanno mettere, sono d'accordo con me, vedete? O meglio, forse io sono d'accordo con loro, però c'ero arrivato, dai. Io invece l'avrei montata, se ci fosse stata, poi la svitavo e facevo quello che vi ho spiegato prima, che non vi spiego più. Va bene ragazzi? Abbiamo finito. Mamma mia ragazzi, abbiamo finito. Nella settima uscita ci dice: non perderti, vabbè, chiaramente, figurati se me la perdo, mi arriva tramite abbonamento, tutti i pezzi per montare il telaio anteriore parte terza. Ok ragazzi, allora, io volevo soltanto, prima di tutto, salutarvi e ringraziarvi del vostro tempo. Se avete piacere vi do una rappresentativa di dove siamo arrivati fino adesso, mi piace farlo vedere, così anche per chi mi vede la prima volta sa dove siamo arrivati. Andiamo a pesare questo pezzo, vediamo cosa pesa. Ecco qui, che pezzo ragazzi, pesa 541 grammi, e per i nostri amici americani e inglesi questo è il peso. Ok, perfetto, andiamo a togliere la bilancia. Adesso metto un momento in pausa, credo di non dovervi più dire nulla, fatemi soltanto dare un'occhiata. Ho fatto tutto questo, sì. Ok. No, ho detto tutto. Perfetto ragazzi. Allora, un attimo che metto in pausa e mettiamo tutti i pezzi del punto dove siamo arrivati fino all'uscita numero 6. Ecco qua ragazzi. Scusate per le immagini che ballano un po', ma sto tenendo il cellulare con le mani perché qua è tutto veramente molto grande, meno male. Guardate che meraviglia questo musetto. Guardate che meraviglia questo musetto. Tutto in metallo, plastiche cromate, qua tutto in metallo. Anche la retina è metallo, questa. Poi all'interno ci sono chiaramente tutti i fori per i LED che andranno messi per le illuminazioni di tutte le varie luci. No ragazzi, io sono non contento, ma di più di aver fatto questo modellino, ma di più, questo è tutto metallo, tutto metallo. Anche qui la freccia sarà illuminata dal LED. Questo non sarà illuminato e io sinceramente non andrei a modificarlo, ma visto che ho preso 4-5 prime uscite, magari una ci metto un LED dentro e vediamo se con una pila a bottone si riesce a fare qualcosa. Però io tendo sempre a lasciare i pezzi originali, quindi ne modifico uno solo perché ce n'ho anche altri. Diversamente non ci penserei proprio a modificare o mettere mod, ma queste sono al modello, ma queste sono scelte personali. Io preferisco avere il modello originale. Ok ragazzi, Michele vi saluta, adesso farà la seconda parte del filmato per permettere a tutti coloro i quali non hanno deciso o non hanno potuto per una ragione o per l'altra fare la collezione di questa meravigliosa mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch, e quindi consento proprio a loro, se lo desiderano, di dare una lettura all'interno del fascicolo e di vedere anche le immagini. Ok ragazzi? Io a voi, che decidete adesso di finire qua il filmato, speriamo che mi abbiate seguito almeno fino a qui ragazzi, che non me ne siete scappati prima, faccio la seconda parte, ok? Un abbraccio a voi che state per lasciarmi in questo video, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari, grazie sempre del vostro tempo ragazzi, non smetterò mai di dirlo, voi siete la vita del canale e io vi abbraccio veramente con sincerità, grazie ragazzi. Eccoci qua ragazzi, siamo alla seconda parte di questo video, dopodiché per oggi ragazzi basta, perché come ho detto prima 4 video non sono veramente pochi, se considerate che poi vanno corretti tutti e sottotitolati in 26 lingue, perché io voglio che tutti possano, se lo desiderano, conoscere anche i contenuti verbali di quello che io dico. Quindi saluto tutti voi che siete rimasti, fosse anche solo uno, io sarei già contento. Almeno il mio lavoro serve a qualcosa. Allora ragazzi, questa è la prima pagina dei servizi e numeri utili.
e buona lettura. Molti sottovalutano questi fascicoli. Una volta montato il modello dicono ok, ce li danno, ma provate a leggerli, ragazzi, provate a leggerli, perché oltre a curiosità che ci sono, che magari non sono tanto attinenti alla Ford Gran Torino, ma c'è la storia, ci sono altre auto, cioè ci sono cose interessantissime. Oh, il mio anno di nascita, 1966, ma non sono vecchio, ragazzi, ho 55 anni, non sono vecchio, sono nato solo prima, guardate qua, che immagine, madonna, che motore, ragazzi. Un abbraccio, Emanuele Sabatino, ti abbraccio con tutto il mio cuore. Ema Motorsport, mi manchi e mi mancherai. Un abbraccio a te, ai tuoi meravigliosi genitori, ai tuoi figli. Al tuo piccolo Tommy, il più piccolino. E i tuoi fratelli, sorelle, tutti coloro i quali ti sono stati sempre e comunque vicino in ogni momento di salita e discesa. Andate a dare un'occhiata, ragazzi, così, ai suoi video, Ema Motorsport. Andate a vederlo e guardate se quando avete finito di guardare un suo video non vi sentite diversi, provate a guardarli, anche solo uno, provate a guardarli. A me ha fatto quell'effetto lì, mi ha arricchito molto. Allora ragazzi, grazie del vostro tempo, grazie di avermi fatto arrivare fino a qui, e agli iscritti che ho oggi, che sono, se non sbaglio, erano 705, si è cancellato uno, 704, e alle visualizzazioni. Grazie ragazzi, io, se il canale continua ad andare avanti, farò sempre più collezioni, compatibilmente con le mie disponibilità economiche, che a oggi sono già arrivate alla fine. Un abbraccio ragazzi, grazie del vostro tempo, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Date un abbraccio a tutte le persone che amate, dateglielo ragazzi, non rimandate ragazzi, non rimandate, perché qualcuno diceva che di domani non c'è certezza, non soltanto lavorativa o no, avete capito cosa intendo? Quindi non rimandate ragazzi, le cose importanti fatele, e queste sono importanti. Ciao, al prossimo video.